E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Stiamo per andare a azionare le pompe per dare l'acqua a più di 136 agricoltori. Come vedi stanno scendendo le pompe in questo laghetto e tra pochi minuti partirà l'irrigazione perché una serie di agricoltori stanno chiedendo acqua per dare da bere a tutti i frutteti e i vari terreni. Scendono le pompe e quando saranno sotto circa un metro sotto il livello dell'acqua incominceranno a pompare acqua. Sono qua a Faenza con Franklin Electric per andare a vedere come stanno gestendo insieme al consorzio di bonifica della Romagna occidentale tutta l'irrigazione di una serie di aziende agricole. Il consorzio di bonifica fa varie attività: gestione dell'acqua in più quando piove troppo per andarla a portare via dalle città, dai paesi, insomma dove fa danni, e la gestione dell'acqua irrigua da dare agli agricoltori nei momenti d'estate o soprattutto nei momenti di secca. In particolare oggi ci concentriamo su un progetto veramente fantastico che mette insieme 3 laghetti creati in montagna per dare irrigazione a diversi dislivelli, quindi con l'uso di pompe veramente potenti per coprire in pressione un anello di quasi 36 km di tubazioni. Nel 2018, con un progetto finanziato in parte dal Ministero dell'Agricoltura e in parte dai privati, è stato pensato di mettere in campo quello che adesso è un impianto esteso di circa 60 km di condotti di tubature per un volume e una capacità totale di 1 milione di metri cubi. Il progetto parte perché il mondo agricolo richiede acqua in pressione e quindi per questa esigenza specifica si è pensato di creare dei bacini di raccolta in cui vengono stoccate le acque fluviali e vengono ridistribuite durante l'anno. Questo progetto si basa su 3 macroinvasi. L'invaso Colombara a Faenza in fase di ultimazione di 200 metri cubi, uno in località Sarna di quasi 900 metri cubi e un altro a Moreda, comune di Brisighella, da 200 metri cubi, naturalmente d'acqua. Questi bacini sono collegati tra di loro da una rete di tubazioni che consente di spostare l'acqua in entrambe le direzioni, sia dal punto più basso verso l'alto che viceversa, a seconda delle esigenze. La cosa fondamentale è che grazie a questo sistema si possono veicolare le acque del canale Emiliano-Romagnolo che passa da Faenza sino a Brisighella e alle zone collinari più alte. L'impianto è stato progettato per raggiungere quote differenti, servendo aziende agricole situate in altitudini diverse e che senza questo sistema non avrebbero acqua per irrigare. Oltre alla rete principale e al collegamento tra invasi è stata realizzata una rete ad anello chiuso che copre quasi 1000 ettari e serve circa 136 aziende agricole. Il sistema, grazie a pompe con inverter, modula la pressione in base all'altitudine, garantendo l'acqua in pressione a una certa temperatura anche alle aziende più alte in modo efficace e continuo. Uno step interessante è vedere come sono andati a creare un sistema di tubazioni per portare l'acqua in pressione ai vari agricoltori. Interessante anche come gli agricoltori vanno a utilizzare tutti gli impianti goccia a goccia. Questo match diventa perfetto perché è una filiera perfetta dalla gestione dell'acqua in entrata alla irrigazione finale. Poi vedi, ogni agricoltore ha un suo pozzetto del genere dove praticamente abbiamo tutti i sistemi di controllo per andare a vedere quando viene richiesta l'acqua e gestire la propria acqua. Acceso, è partita quindi la pompa e tac, impianto goccia a goccia sui kiwi. Ora stanno completando i lavori all'invaso Colombara dove ci troviamo. Si possono già vedere i pannelli solari che stanno per essere ultimati e che garantiranno corrente e sostenibilità a tutto l'impianto. Sono poi presenti le pompe che sono il cuore dell'impianto, installate su queste slitte che salgono e scendono e rimangono sempre immerse a circa 1 metro sotto il livello dell'acqua. Questo è fondamentale per garantire acqua a temperatura ambiente durante l'irrigazione ed evitare shock termici alle coltivazioni. Bellissimo andare a vedere poi questi sistemi chiuso. Abbiamo le pompe che di sicuro sono energivore perché muovono grossissime quantità di acqua, però li andiamo a compensare con dei pannelli solari posizionati in modo galleggiante sull'acqua che sarebbe uno spazio inoccupato, soprattutto andando a ottimizzare l'efficienza di tutto l'impianto fotovoltaico. Il sistema slitte mi è piaciuto veramente un sacco, soprattutto che è tutto un sistema che si adatta all'esigenza che hanno gli agricoltori, quella di avere l'acqua non troppo fredda, e è una cosa geniale. Quindi hanno pensato a una filiera continua
mettendo insieme tutte le esigenze e andando a trovare la soluzione migliore. L'affidabilità è essenziale, stiamo parlando di acqua, dove c'è acqua c'è vita, quindi quando siamo in periodo di stagione abbiamo bisogno di acqua, abbiamo bisogno di dare acqua agli agricoltori, quindi abbiamo bisogno di pompe sia efficienti a livello energetico ma soprattutto affidabili. Il mio lavoro principalmente è stato quello di progettare e di individuare le pompe più efficienti per questo tipo di lavoro. Abbiamo scelto Franklin perché siamo legati a Franklin da molti anni, crediamo che Franklin sia un leader in questo settore. In questi ultimi anni ha allargato notevolmente la propria gamma di macchine ed ha introdotto delle nuove tecnologie legate al risparmio energetico. Franklin Electric è un produttore e distributore globale di sistemi e tecnologie per la movimentazione e la protezione delle risorse più critiche al mondo: acqua, carburante ed elettricità. Copre un sacco di settori: residenziale, commerciale, agricolo, industriale, municipale ed energetico, impegnandosi per l'innovazione responsabile e la produzione sostenibile, dimostrandosi un partner indispensabile per tutti i suoi clienti. Per andare incontro alle particolari esigenze del cliente e del consorzio di bonifica, Franklin Electric ha progettato e sviluppato dei sistemi ad alta efficienza. Perché sistemi ad alta efficienza? Perché prevedono l'utilizzo di motori a magneti permanenti, che al momento sono i motori con la tecnologia più evoluta e più efficiente del mercato. Nello specifico per quale motivo? Perché sono dei motori che non sviluppano attrito e temperatura, o meglio, sviluppano meno attrito e meno temperatura, che sono nemici dichiarati dell'efficienza. Questo porta insieme alla completa gamma di soluzioni che Franklin Electric propone ad essere dei sistemi con il massimo rendimento sul mercato. Per soddisfare questa particolare applicazione abbiamo sviluppato una proposta che prevedesse l'utilizzo di diverse tipologie di pompe, proprio in funzione del soddisfare la richiesta idrica che in questo caso specifico, nonostante si tratti di sistemi sommersi, va a emungere l'acqua da un indotto, da un invaso, e in funzione della richiesta idrica che il consorzio, che l'impresa agricola, che l'utenza finale avrà bisogno, riusciamo a modulare il funzionamento dei sistemi ad alta efficienza. Quindi noi possiamo utilizzare la pompa come accesa e spenta, quindi o sempre alla massima potenza o spenta, oppure con modulazione di frequenza, cioè con la potenza necessaria per il lavoro che dobbiamo andare a fare. Quindi in questo vado a ridurre i consumi. Questa tecnologia Franklin Electric non la mette solo nelle mega pompe, nei mega impianti, ma anche nelle pompe più piccole, che sarà quella che andrò a installare nel mio pozzo. Qui abbiamo l'occasione di vedere un sistema funzionante, operativo, dove appunto si possono vedere le slitte che in base al posizionamento che preferiamo possono salire e scendere all'interno dell'indotto. Il sistema ad alta efficienza è composto da una parte idraulica, dal cuore pulsante che è il motore a magneti permanenti, che è azionato da un inverter che è nei locali tecnici. Abbiamo l'occasione anche di vedere quelle che sono le condotte che poi portano a veicolare l'acqua sul punto di utilizzo. Cosa molto importante è l'affidabilità e l'esperienza nel settore. Franklin Electric è stata la prima a applicare tutta la tecnologia dei magneti permanenti al mondo del sommerso in diverse applicazioni, quindi hanno anche tutta l'esperienza alla base e vari casi studio, e in questo sono riusciti anche a perfezionare sempre di più le pompe per essere sempre più efficienti, ma io continuo a insistere affidabili, perché la pompa va a governare una cosa che è essenziale, l'acqua. Come vedi stanno scendendo le pompe in questo laghetto, e quando saranno sotto circa 1 metro sotto il livello dell'acqua incominceranno a pompare acqua. Come Franklin Electric, per garantire un sistema con la massima efficienza e i massimi rendimenti, prevediamo appunto la configurazione dei sistemi con pompa, motore, ma anche di tutta la parte legata all'elettronica e alla gestione dell'impianto da un inverter. Qui appunto possiamo vedere una cabina di controllo all'interno del quale è installato un inverter di gestione di uno degli impianti sommersi che sono assemblati sulle slitte presenti nell'indotto. Ho apprezzato tanto di Franklin Electric il fatto che abbia una filiera all'interno non solo di fornitura della pompa, ma proprio di tutto l'impianto.
Questo da agricoltore per me è molto importante, perché vuol dire che mi interfaccio solo con un fornitore e soprattutto ho una compatibilità massima con tutto l'impianto, che funziona ed è pensato invece mettendo insieme ogni singolo pezzo. Quindi che cosa abbiamo visto in questo video? Come funziona un consorzio di bonifica, come si sta muovendo anche tutto il mondo dell'agricoltura per andare a risparmiare sempre più acqua, ma garantire l'irrigazione ai nostri terreni. Siamo andati a vedere poi tutti i sistemi, non solo di pompaggio, ma proprio di gestione totale per andare a dare acqua a tutti i nostri campi. Ti lascio qua in descrizione il link per contattare Franklin Electric. Nel caso tu sia interessato, contattali. Devo dirti che la cosa molto interessante è che potete studiare insieme, in base alle tue esigenze, il prodotto migliore e come andare a risolvere il problema. Ti faccio un esempio, perché andremo nei prossimi mesi anche a modificare il mio pozzo e andrò anch'io a installare una pompa a inverter con i magneti permanenti. Questo per andare sempre di più a efficientare il lavoro che vado a fare, ma soprattutto a ridurre i consumi, perché purtroppo io ho una pompa old style. Quindi, per non perderti nessun passaggio, ti ricordo di iscriverti qua sotto nel video. Se hai qualche domanda ci sono i commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!